Una mattina, mentre si dirigeva al lavoro, una ragazza vide per caso un cagnolino che dormiva sul bordo della strada. L'animale aveva un bel pelo color oro chiaro, ma appariva emaciato e stanco, come se non avesse mangiato da giorni. Aveva gli occhi chiusi, quasi nel tentativo di fuggire dal mondo rumoroso che lo circondava, ed era raggomitolato su un mucchio di foglie secche. La ragazza notò che aveva indosso un grazioso cappellino e pensò che stesse aspettando la sua padrona. Si avvicinò e lo chiamò. Il cane aprì gli occhi, la guardò per un momento, poi abbassò la testa con una tristezza indescrivibile negli occhi. Dato che era già in ritardo per il lavoro, la ragazza non poté far altro che andarsene, ma l'immagine del povero animale continuò a fiorarle nella mente. Non riuscì a concentrarsi sul lavoro per tutto il giorno, perché era ancora preoccupata per il cane che dormiva sul ciglio della strada. Appena terminò il lavoro, tornò immediatamente sulla strada, sperando che la padrona fosse venuta a prenderlo per portarlo a casa. Con sua grande sorpresa, il cane era ancora lì, piccolo e triste. Era buio, e la luce gialla di un lampione illuminava quella creatura solitaria, rendendola ancora più pietosa di prima. La ragazza gli accarezzò dolcemente la fronte per tranquillizzarlo, sentendo il suo respiro debole e affannoso, e si avvicinò. Il cane la guardò e i suoi occhi erano ancora stanchi, ma con una piccola scintilla di speranza. Non potendo più lasciarlo per strada, decise di portarlo immediatamente da un veterinario per una visita. Fortunatamente, i medici erano ancora al lavoro e disponibili a curare il povero animale. Dopo gli esami, i risultati la sorpresero. Il test del cane rivelò la presenza di un pericolosissimo parvovirus. È una malattia a progressione rapida che causa vomito frequente, diarrea sanguinolenta e grave disidratazione. La ragazza pensò che forse questa poteva essere la ragione per cui era stato abbandonato all'improvviso, poiché il costo delle cure era molto alto e in pochi potevano permetterselo. Nonostante la forte preoccupazione, non esitò e chiese subito in prestito ai suoi amici una somma sufficiente per pagare il conto della clinica. Il veterinario somministrò rapidamente le prime cure, inserì un fluido per la reidratazione e somministrò farmaci e iniezioni per stabilizzarne le condizioni. L'ora che seguì fu concitata, ma fortunatamente i parametri si stabilizzarono gradualmente e il cane non era più in pericolo immediato. Il cane fu messo in una gabbia singola per facilitare il monitoraggio e prevenire il contagio di altri animali. Al cane sembrò piacere molto la nuova coperta, la annusò dolcemente e si addormentò pacificamente raggomitolato. Auguriamo al piccolo cagnolino il meglio e una pronta guarigione.